Immagina di trovarti in una stanza illuminata solo dalla luce fioca di una candela. L'aria è immobile, eppure senti un brivido percorrerti la schiena. Non vedi nessuno, ma percepisci una presenza. Non è fame di sangue quella che avverti, è qualcosa di più sottile, più insidioso. Una mano invisibile che ti strappa via l'energia, lasciandoti esausto. Sei in presenza di un vampiro. Un archetipo antico che ha assunto 1000 volti nei secoli. Il mostro notturno che si nutre del sangue dei vivi, l'amante oscuro che affascina e distrugge, e nei tempi moderni, quella persona che non ti morde il collo, ma riesce comunque a prosciugarti l'anima. In questo viaggio esploreremo la leggenda del vampiro, dalle sue radici più antiche fino alla sua incarnazione più attuale, il vampiro energetico. Parleremo di creature mitiche e di esseri umani in carne e ossa. Scopriremo come nascono i racconti di queste entità, quali caratteristiche le rendono così affascinanti e temute, e soprattutto come riconoscerle quando si aggirano non nei cimiteri, ma nei nostri uffici, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni. Non sarà un percorso fatto solo di folklore. Ci addentreremo anche nella psicologia, nelle dinamiche emotive e nei punti di vista spirituali che cercano di spiegare il fenomeno. Ti racconteremo storie, ti daremo strumenti pratici e ti accompagneremo dentro un mondo dove il confine tra mito e realtà è più sottile di quanto immagini. Perché alla fine, che il loro nome venga sussurrato nelle leggende dell'Est Europa o nei corridoi di un'azienda, i vampiri hanno sempre avuto lo stesso obiettivo: sopravvivere, nutrendosi di ciò che è nostro. E il primo passo per difendersi è imparare a guardarli in faccia senza paura. Il mito del vampiro non nasce con Dracula, è molto più antico e affonda le sue radici in un terreno dove paura, superstizione e necessità di dare un volto all'ignoto si intrecciano. Nelle antiche civiltà mesopotamiche, oltre 5000 anni fa, si parlava già di entità che si nutrivano della forza vitale degli uomini. I Sumeri temevano Lilitu, spirito femminile associato alla notte, che rubava l'energia degli uomini e danneggiava i neonati. Gli Accadi e gli Assiri raccontavano degli Echimmu, anime di morti inquieti che vagavano tra i vivi per sottrarre loro la vita. Qui il sangue non era necessariamente il nutrimento, si parlava di respiro vitale o soffio della vita. In Grecia figure come le Empuse e le Lamia venivano descritte come creature femminili seducenti, capaci di ammaliare e poi uccidere i giovani uomini. Nella tradizione romana, i Strix erano uccelli notturni demoniaci, in grado di trasformarsi in donne e cibarsi del sangue dei bambini. Questi racconti avevano anche una funzione sociale. Mettevano in guardia i giovani da comportamenti pericolosi e spiegavano malattie misteriose. È nell'Europa orientale che il vampiro prende la forma più vicina a quella che conosciamo oggi. In Romania si parlava degli strigoi, morti che tornavano dalla tomba per tormentare i vivi. In Russia c'erano gli Upir, mentre in Polonia si temeva il Vapiers. Tutti condividevano alcune caratteristiche: attività notturna, sete di sangue e capacità di assumere sembianze umane per confondersi tra la gente. Le epidemie di peste e colera, insieme alla scarsa conoscenza medica, alimentarono le credenze. Un cadavere che sembrava non decomporsi veniva interpretato come prova che fosse un vampiro attivo. In Cina esiste il Jiangxi, un cadavere rianimato che si muove saltellando e risucchia l'energia vitale, il Qi, delle vittime. In Africa alcune tradizioni parlano di streghe o spiriti che sottraggono forza vitale durante il sonno. Nelle Americhe, popoli come i Mapuche credevano nei Pehuchen, uccelli notturni legati a maledizioni e malattie. Al di là delle differenze culturali, il concetto di vampiro sembra nascere dall'esigenza di dare un senso a fenomeni inspiegabili,
morti improvvise, malattie contagiose, deperimento fisico senza cause apparenti. Prima dell'era scientifica, attribuire tali eventi a entità maligne era un modo per avere una spiegazione e un nemico da combattere. Per proteggersi, molte culture adottavano rituali. Mettere aglio vicino alle finestre, conficcare un palo nel cuore del cadavere sospetto, bruciare il corpo e disperderne le ceneri. Questi atti, pur macabri, avevano anche un valore psicologico, davano alla comunità un senso di controllo. Il vampiro dunque non è solo un mostro inventato per spaventare i bambini, è una figura universale, una risposta archetipica alla paura della perdita della vita, della salute, dell'energia. E questa connessione tra la vita che viene rubata e la figura del vampiro è ciò che ha permesso a questo mito di evolversi nei secoli fino a diventare metafora di qualcosa di molto più quotidiano, le relazioni in cui qualcuno lentamente ci svuota. Ma prima di arrivare ai vampiri moderni, dobbiamo fare un passaggio fondamentale: capire come la letteratura e il cinema abbiano trasformato il vampiro da orribile mostro delle campagne a seducente protagonista della cultura pop. Il vampiro che conosciamo oggi, elegante, misterioso, affascinante, non nasce nei villaggi della Transilvania, ma nelle pagine dei libri. Se nel folklore era una creatura rozza, gonfia e livida, la letteratura ne ha raffinato l'immagine fino a trasformarlo in un simbolo di seduzione e pericolo. All'inizio del XIX secolo il vampiro approda nella narrativa occidentale. Nel 1819 John Polidori pubblica The Vampire, un racconto breve ispirato a un'idea di Lord Byron. Qui il vampiro non è un contadino maledetto, ma un aristocratico affascinante, Lord Ruthven. Questo cambio di immagine è cruciale. Il mostro diventa un gentiluomo capace di conquistare le sue vittime con charme e raffinatezza, prima di distruggerle. Nel 1897 Bram Stoker pubblica Dracula, il romanzo che definisce il vampiro per la cultura di massa. Dracula è un conte carismatico e crudele, dotato di poteri soprannaturali, forza, trasformazioni, controllo mentale. Ma è anche vulnerabile. Teme la luce del sole, l'aglio, la croce. Il libro non solo racconta una storia gotica, ma intreccia temi di sessualità repressa, paura dell'altro e lotta tra modernità e superstizione. Il cinema silenzioso consacra l'iconografia del vampiro. Nel 1922 esce Nosferatu di F. Murnau, un vampiro grottesco dall'aspetto cadaverico che si muove nell'ombra come un incubo vivente. Negli anni 30, con Bela Lugosi, il vampiro cinematografico assume lo smoking e lo sguardo ipnotico. È l'immagine che ancora oggi associamo istintivamente alla parola conte. Col passare dei decenni il vampiro diventa meno mostro e più antieroe. Film come Intervista col vampiro del 1994 o serie come True Blood e The Vampire Diaries mostrano vampiri tormentati in bilico tra il desiderio di vivere tra gli umani e l'istinto predatorio. Il pubblico inizia a identificarsi con loro, a percepirli come figure tragiche piuttosto che semplici predatori. Il vampiro letterario e cinematografico è stato usato per parlare di molti temi. La seduzione e il pericolo, cioè il desiderio che porta alla rovina. L'immortalità come condanna, ovvero vivere per sempre significa assistere a infinite perdite. La malattia e la contagiosità, poiché in certe epoche il vampirismo è metafora dell'AIDS o di pandemie. Questo processo di umanizzazione è fondamentale per capire i vampiri energetici. Nel momento in cui il vampiro smette di essere un mostro esterno e diventa una figura con cui possiamo empatizzare, ci accorgiamo che il vero predatore non deve per forza venire da un cimitero. Può essere un collega, un partner, un amico. Qualcuno che, come i vampiri della narrativa, sa come conquistarti, guadagnare la tua fiducia e poi sottrarti ciò che hai di più prezioso. E così, dal folklore rurale e dalle pagine gotiche,
arriviamo alla figura del vampiro moderno, colui che ruba energia anziché sangue, ed è proprio di lui che inizieremo a parlare adesso. Il termine vampiro energetico non appartiene al linguaggio della medicina ufficiale, ma si è fatto strada tra psicologia popolare e tradizioni spirituali. Descrive una persona capace di drenare, spesso senza toccarti, la tua energia emotiva, mentale o persino fisica. Non serve un morso, basta una conversazione, un pomeriggio insieme, una discussione, e ti ritrovi svuotato come se qualcuno ti avesse rubato la vitalità. È importante capire che non sempre dietro questo comportamento c'è malizia consapevole. Alcuni vampiri energetici agiscono in modo calcolato, manipolando chi li circonda per ottenere attenzione, sostegno o controllo. Altri, invece, non si rendono conto del loro impatto. Vivono con ferite emotive profonde, fragilità irrisolte o un'instabilità tale da portarli quasi istintivamente a nutrirsi dell'energia degli altri per sentirsi meglio. Tutti, in certi momenti, abbiamo bisogno di aiuto o conforto. La differenza con un vampiro energetico sta nella costanza e nell'effetto che la relazione produce. Una persona che attraversa un momento difficile riceve supporto e poi, gradualmente, ritrova il proprio equilibrio. Un vampiro energetico no. La richiesta è continua, il bisogno non si placa e la relazione si trasforma in un flusso unidirezionale dove tu dai e loro prendono senza mai restituire. Chi ha avuto a che fare con uno di loro sa che l'effetto non è solo mentale. C'è quella sensazione di stanchezza che ti coglie dopo averli incontrati. Ti accorgi che la conversazione è stata completamente centrata su di loro. Problemi, drammi o, al contrario, successi da celebrare purché siano i loro. Spesso lasciano dietro di sé un senso di colpa sottile. Se non fai ciò che si aspettano, ti fanno sentire come se stessi venendo meno a un dovere morale. Le loro vite sembrano un susseguirsi di crisi reali o amplificate e ti trascinano dentro con la forza di una corrente. I tuoi confini, il tempo che puoi dedicare, lo spazio di cui hai bisogno vengono ignorati e non di rado alternano momenti di dolcezza e gratitudine a improvvise accuse, così da tenerti legato. Nel tempo, chi subisce questo tipo di rapporto può sviluppare sintomi molto concreti: affaticamento persistente, difficoltà di concentrazione, ansia, una sensazione di impotenza e un progressivo logoramento dell'autostima. Alcuni finiscono persino in una sorta di dipendenza emotiva in cui il ciclo di crisi e svuotamento diventa la normalità. Ma perché queste persone riescono a ottenere così tanto dagli altri? Molti di loro hanno un talento naturale o appreso nell'individuare le debolezze altrui. Sanno riconoscere un bisogno di approvazione, una paura di essere abbandonati, un senso di responsabilità esagerato e ci si insinuano. Spesso si presentano inizialmente come figure carismatiche, brillanti, premurose. Conquistano la tua fiducia, ti fanno sentire importante e utile e quando sei abbastanza vicino inizia il vero scambio. Tu offri energia, loro la assorbono. Così il mito del vampiro che succhia il sangue trova la sua versione contemporanea in chi si nutre della nostra forza interiore. Il principio, in fondo, è lo stesso. La sopravvivenza e il benessere di uno passano per l'impoverimento dell'altro. Ed è proprio questo legame tra meccanismi emotivi e necessità di nutrirsi a spese di chi ci circonda che ci porta a guardare più da vicino le radici psicologiche e sociali di questo fenomeno. Perché per capire davvero come difendersi, bisogna prima capire da dove nasce. Per capire davvero un vampiro energetico, bisogna spostare lo sguardo dal comportamento visibile alla radice nascosta che lo alimenta. Le loro azioni non nascono nel vuoto, sono il risultato di un intreccio complesso di fattori psicologici, dinamiche relazionali e, in molti casi, schemi sociali che si ripetono. Dal punto di vista psicologico, il vampiro energetico può essere visto come una persona che non ha sviluppato un'autosufficienza emotiva stabile. È come se dentro di sé avesse un serbatoio bucato.
Per quanto affetto e attenzione riceva, non riesce mai a sentirsi pieno. La conseguenza è un bisogno costante di rifornirsi dall'esterno aggrappandosi a chi offre energia, tempo e ascolto. Alcuni lo fanno in modo evidente e diretto, altri con strategie sottili, mascherando la dipendenza dietro gesti di fascino o richieste innocenti. Sul piano delle relazioni, il meccanismo funziona perché si crea una sorta di danza tra due ruoli: il vampiro energetico e la persona che diventa la sua fonte. Spesso quest'ultima non è una vittima passiva, ma qualcuno che per carattere o storia personale ha la tendenza a prendersi cura degli altri anche a discapito di sé. Può essere una persona empatica, con un forte senso di responsabilità, oppure qualcuno cresciuto in contesti dove l'amore era condizionato al sacrificio personale. Questo incastro tra chi prende e chi dà rende la relazione difficile da interrompere. Ognuno trova nell'altro qualcosa che conferma le proprie abitudini emotive, anche se il prezzo è alto. In certi casi, dietro il comportamento del vampiro energetico si possono intravedere tratti di disturbi della personalità. Il narcisismo patologico, ad esempio, porta a percepire gli altri non come individui autonomi, ma come strumenti per nutrire il proprio ego. Il disturbo borderline può generare una fame costante di rassicurazione, che si traduce in richieste continue e intense. In forme più estreme, la mancanza di empatia e il bisogno di dominio, tipici del disturbo antisociale, rendono il prosciugamento emotivo un atto freddo e calcolato. Ma non è solo questione di psicologia individuale. Ci sono anche fattori sociali che contribuiscono a rendere possibile e a volte persino normalizzare queste dinamiche. Viviamo in un'epoca in cui l'attenzione è una valuta preziosa. Il bombardamento costante di stimoli ha reso le persone più sensibili alla manipolazione emotiva. In contesti lavorativi competitivi, ad esempio, un collega che usa il fascino o la lamentela cronica per ottenere vantaggi può farlo senza incontrare grandi ostacoli, perché tutti sono troppo concentrati a sopravvivere alla propria giornata. E poi c'è il ruolo delle narrazioni culturali. Film, serie, social media spesso esaltano la figura della persona intensa, passionale, che dice sempre quello che pensa, caratteristiche che, se guardate più da vicino, possono coincidere con tratti predatori. Così, ciò che in realtà è una dinamica tossica può essere scambiato per spontaneità o sincerità disarmante. Quando mettiamo insieme tutti questi elementi, ferite personali, compatibilità disfunzionale tra due ruoli e un ambiente che a volte premia il comportamento manipolativo, capiamo che il vampiro energetico non è solo un individuo con un cattivo carattere. È il prodotto di un sistema complesso in cui bisogni insoddisfatti e abitudini emotive si alimentano a vicenda. E questa prospettiva ci prepara al prossimo passo: il mondo delle interpretazioni spirituali ed esoteriche, dove il prosciugamento non è solo un fatto emotivo, ma un vero e proprio furto di energia vitale. Se la psicologia vede nel vampiro energetico una dinamica di personalità e relazioni, la prospettiva spirituale ed esoterica sposta il discorso su un piano invisibile, quello dell'energia vitale. In molte tradizioni, ogni essere umano è circondato da un campo sottile, l'aura, che riflette il nostro stato fisico, emotivo e mentale. Secondo questa visione, i vampiri energetici sono persone capaci di interferire con questo campo, assorbendo o disperdendo la nostra forza interiore. Nelle filosofie orientali questa energia è chiamata in modi diversi: prana nell'induismo, chi nel taoismo, ki in Giappone. È considerata la linfa stessa della vita. Alcuni insegnamenti sostengono che ogni incontro tra persone comporti uno scambio energetico naturale. Sorridere a qualcuno, abbracciarlo, ascoltarlo, produce un flusso reciproco. Ma il vampiro energetico rompe questa reciprocità. Il flusso è a senso unico. Dal punto di vista esoterico, l'azione di queste persone può avvenire in modo consapevole o inconsapevole. Ci sono racconti di individui che studiano pratiche occulte per succhiare energia, attingendo alla paura, alla rabbia o alla vulnerabilità altrui.
ma più spesso si parla di processi automatici. Una persona con un'aura debole o buchi energetici tende a compensare agganciandosi all'energia di chi ha un campo più forte. In alcune tradizioni il furto energetico è legato ai chakra, i centri energetici del corpo. Ad esempio, un vampiro che agisce a livello emotivo potrebbe influenzare il chakra del cuore, creando legami di dipendenza affettiva. Chi invece punta a dominare e controllare interferirebbe soprattutto con il chakra del plesso solare, sede della volontà personale. Non mancano in questo mondo le ricette per proteggersi. C'è chi consiglia di indossare pietre come la tormalina nera o l'ossidiana per schermare l'aura. Altri si affidano a rituali di purificazione con la salvia bianca o con il palo santo per bruciare le energie negative accumulate. Alcuni praticanti suggeriscono visualizzazioni quotidiane, immaginare una bolla di luce intorno a sé impenetrabile e stabile. Naturalmente, da una prospettiva scientifica, queste pratiche non hanno prove tangibili di efficacia, ma anche se viste solo come strumenti psicologici, possono avere un effetto reale. Aiutano a sviluppare la consapevolezza dei propri confini, a ricordare che possiamo dire no e che non siamo obbligati a concedere accesso illimitato alla nostra energia. L'aspetto interessante è che nella visione esoterica il vampiro energetico non è per forza un nemico assoluto, viene visto anche come un campanello d'allarme. La sua presenza ci spinge a lavorare sulle nostre vulnerabilità, a rafforzare il nostro campo energetico e a diventare più consapevoli di come ci relazioniamo con gli altri. In questo senso, persino il predatore diventa, a suo malgrado, un maestro. E se la dimensione spirituale ci insegna a riconoscere il furto energetico sul piano invisibile, il passo successivo è imparare a identificarlo nella vita di tutti i giorni, nei gesti e nelle parole, perché solo così possiamo passare dalla consapevolezza all'azione. Il vampiro energetico non si presenta mai annunciando le sue intenzioni. Non bussa alla porta con un mantello nero e un paio di canini affilati. Spesso, anzi, entra nella nostra vita in punta di piedi, sotto le sembianze di un amico premuroso, un collega simpatico o un partner affascinante. È proprio questa capacità di mimetizzarsi che rende difficile riconoscerlo subito. Uno dei primi segnali non arriva dalla mente, ma dal corpo. Magari esci da un incontro e ti accorgi che, senza un motivo apparente, sei più stanco di quando sei entrato. È una stanchezza diversa da quella fisica, è come un peso sottile, una sensazione di svuotamento che ti accompagna per ore. Può capitare dopo una conversazione, una riunione o anche dopo una semplice telefonata. Con il tempo cominci a notare che gli argomenti ruotano sempre intorno a loro. Non importa da dove parta la discussione, finirà per convergere sui loro problemi, i loro trionfi, le loro ansie. È come se il tuo mondo, le tue esperienze, avessero spazio solo come cornice per il loro racconto. Se provi a portare l'attenzione su di te, ti ritrovi interrotto, ignorato o peggio, colpevolizzato. C'è anche un altro tipo di segnale, più sottile, il senso di colpa. Ti ritrovi a pensare di non fare abbastanza per loro, anche quando hai già fatto più di quanto sarebbe ragionevole. Ti convincono apertamente o in modo velato che senza il tuo aiuto non riuscirebbero a farcela, e questo ti lega a loro come una catena invisibile. In alcuni casi la relazione sembra scandita da crisi continue. Non importa se siano reali o ingigantite, quello che conta è che tu sia sempre coinvolto, sempre pronto a intervenire. Non c'è mai un momento di quiete vera, e se provi a prenderne uno per te, ecco che arriva un nuovo dramma a riportarti dentro la loro orbita. Un altro indizio sta nei confini. I tuoi orari, le tue necessità, persino il tuo silenzio vengono ignorati. Un messaggio arriva a qualsiasi ora, una chiamata si fa urgente proprio quando hai bisogno di riposo. E se provi a proteggere il tuo spazio, la risposta è delusione o rabbia. Questi segni, presi singolarmente, possono sembrare normali. Tutti abbiamo amici bisognosi o giornate difficili, ma quando diventano una costante, quando noti che la tua energia cala sistematicamente in loro presenza,
Allora forse è il momento di chiederti se non ci sia, dietro il volto familiare, un vampiro energetico che si nutre della tua luce. Affrontare un vampiro energetico non significa ingaggiare una guerra aperta. Significa piuttosto imparare a preservare la propria energia e a gestire il rapporto in modo da non uscirne svuotati. Non sempre possiamo allontanarci del tutto. Un collega, un familiare o un vicino di casa non sono figure che possiamo semplicemente tagliare fuori dalla nostra vita, ma possiamo cambiare il modo in cui ci rapportiamo a loro. Il primo passo è diventare consapevoli. Finché non riconosci il meccanismo, resti intrappolato nella sensazione di dover dare e dare ancora. Quando invece ti accorgi che dopo ogni incontro ti senti più stanco o che i tuoi bisogni vengono sistematicamente messi da parte, cominci a vedere il quadro intero. È come accendere una luce in una stanza buia. La presenza del vampiro energetico diventa visibile e con essa anche le tue possibilità di scelta. A quel punto il confine diventa la tua arma più potente. Non parlo solo di limiti fisici come ridurre il tempo passato insieme, ma di confini emotivi. Puoi scegliere di non entrare in certi argomenti, di non farti trascinare in drammi che non ti appartengono, di non rispondere a chiamate o messaggi fuori orario. All'inizio può sembrare difficile, soprattutto se il vampiro energetico è abituato a ricevere da te attenzione illimitata, ma ogni no che pronunci è un mattone nel muro della tua protezione. È altrettanto importante ricaricare le tue energie. Il contatto con un vampiro energetico prosciuga. Per questo, dedicare tempo ad attività che ti rigenerano è fondamentale. Che sia una passeggiata nella natura, la meditazione, la musica, l'arte o semplicemente stare in silenzio, trovare spazi in cui il tuo corpo e la tua mente possano respirare è un atto di cura verso te stesso. Nei casi più complessi, l'unica strategia efficace è l'allontanamento. Alcune persone non rispettano mai i confini e restare in relazione con loro significa accettare di essere prosciugati a tempo indeterminato. Interrompere il contatto può sembrare drastico, ma è spesso l'unico modo per recuperare la propria stabilità emotiva. E poi c'è un aspetto meno piacevole, ma altrettanto necessario. Riconoscere se in qualche momento siamo noi a comportarci da vampiri energetici. Nessuno è immune dalla tentazione di usare l'attenzione altrui come fonte di conforto o forza. La consapevolezza di come interagiamo ci permette di evitare di cadere nello stesso schema che subiamo. Proteggersi da un vampiro energetico, in fondo, non è solo un atto di difesa, è un esercizio di consapevolezza e di amore verso se stessi. È scegliere ogni giorno di non lasciare che la nostra luce diventi il carburante per qualcun altro, ma di usarla per illuminare la nostra strada. Per comprendere davvero l'effetto di un vampiro energetico, basta ascoltare le storie di chi li ha incontrati. Sono racconti diversi, ma con un filo conduttore comune: la sensazione di essere stati lentamente svuotati. C'è Chiara, ad esempio. Quando ha conosciuto Giulia, pensava di aver trovato un'amica speciale. Si sentivano tutti i giorni, ridevano insieme, si confidavano. All'inizio Giulia sembrava curiosa della vita di Chiara, ma col tempo le conversazioni cambiarono direzione. Ogni chiamata diventava un lungo monologo sulle disavventure di Giulia, sulle ingiustizie subite, sugli amori complicati. Chiara ascoltava, consigliava, cercava di essere di aiuto. Poi un giorno si è accorta che, dopo ogni chiacchierata, era esausta. Le giornate che iniziavano con leggerezza finivano con un peso addosso e quando ha provato a ridurre il contatto, Giulia l'ha accusata di non esserci mai quando serve. Poi c'è Marco, che in ufficio aveva un collega, Sergio, sempre allegro e coinvolgente. All'inizio lavorare con lui era un piacere, ma col tempo Marco si rese conto che ogni volta che Sergio aveva un incarico impegnativo, trovava il modo di spostarlo su di lui, con il sorriso e qualche battuta amichevole. Marco diceva di sì per mantenere un buon rapporto, ma finiva le giornate sfinito, mentre Sergio usciva dall'ufficio fresco e rilassato. E c'è Anna, che ha avuto una relazione con un uomo capace di farla sentire unica, amata, indispensabile, ma ogni gesto d'affetto aveva un prezzo.
richieste di attenzione costanti, gelosie infondate, scenate improvvise se Anna non rispondeva subito a un messaggio. Ogni discussione si chiudeva con Anna che chiedeva scusa anche quando non aveva fatto nulla di sbagliato. Con il tempo ha capito di aver perso la sua serenità per alimentare un amore che in realtà si nutriva solo di lei. Queste storie non sono casi estremi o rari. Spesso i vampiri energetici non si rendono nemmeno conto di esserlo. Ma il loro effetto è tangibile. Prosciugano, destabilizzano, rendono più difficile respirare liberamente. E, come raccontano queste testimonianze, il cambiamento arriva solo quando chi subisce trova il coraggio di riconoscere il meccanismo e di spezzarlo. Perché il vampiro energetico, come il vampiro delle leggende, perde potere quando viene esposto alla luce. Il mito del vampiro ha attraversato secoli e culture perché tocca qualcosa di universale: la paura di essere svuotati, privati di ciò che ci rende vivi. Nei villaggi dell'Europa orientale questa paura prendeva la forma di creature notturne assetate di sangue. Oggi, nelle città illuminate e iperconnesse, si manifesta in modi più sottili. Rapporti che ci lasciano stanchi, relazioni che sembrano nutrirsi di noi, presenze che ci spengono lentamente. Ma se nelle leggende il vampiro era un mostro da affrontare con paletti e aglio, nella realtà l'arma più potente è la consapevolezza. Sapere riconoscere un vampiro energetico significa non permettere più che qualcun altro gestisca il nostro tempo, la nostra attenzione, la nostra luce interiore. Eppure non si tratta solo di difesa. Il vampiro energetico ci obbliga a guardare anche dentro di noi. Ci chiede di chiederci perché permettiamo certi comportamenti, quali paure ci impediscono di dire basta, quali parti di noi si sentono in dovere di dare sempre e comunque. È un confronto scomodo, ma necessario, perché il vero punto non è solo liberarsi di chi ci drena, ma imparare a non consegnare mai più la chiave della nostra energia a nessuno. Il sole, alla fine, sorge sempre. E proprio come nelle storie, la luce dissolve ciò che vive solo nell'ombra. Riconoscere i vampiri energetici, affrontarli e soprattutto proteggere il nostro spazio vitale è il modo in cui facciamo entrare quella luce nella nostra vita. Perché l'energia che abbiamo non è infinita, ma è nostra. E nessuno, nemmeno la creatura più affascinante o convincente, ha il diritto di prenderla senza permesso.